Hello and welcome to Ayurveda Mentor and Ayurveda Italy. Buongiorno a tutti e benvenuti su Ayurveda Mentor e Ayurveda Italy. In this video, we will present how to use garlic as home remedy. In questo video vi presenteremo il modo per utilizzare l'aglio come rimedio casalingo. You will learn how to use garlic for cardiovascular well-being. When I say cardiovascular well-being, it means health of the heart, health of the blood vessels and healthy circulation. Impareremo a usare l'aglio per il benessere cardiovascolare. Quando si intende benessere cardiovascolare, ci si riferisce alla salute del cuore, dei vasi sanguigni e dei capillari. So generally we see that garlic is having very strong odor, and when we eat it we have some smell in our mouth and in our breathing. Di solito l'aglio ha un odore molto forte che poi dopo ci ritroviamo, dopo averlo consumato, sia in bocca che anche nel naso. And some people generally do not like it. E generalmente a molte persone non piace. And if we consider Ayurveda, garlic is extolled for its anti-vata and anti-kapha properties. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'Ayurveda, l'aglio è tenuto in alta considerazione per le sue proprietà anti-vata e anti-kapha. As I mentioned, the anti-vata and anti-kapha qualities of garlic are good for cardiovascular well-being, but it also increases pitta. Come abbiamo visto prima, l'aglio ha proprietà anti-vata e anti-kapha che sono ottime per la salute cardiovascolare, ma allo stesso tempo l'aglio accresce pitta. So sensitive persons who are prone to hyperacidity, nausea and vomiting, they can avoid it totally or they can avoid taking it empty stomach. Di conseguenza, persone molto sensibili che tendono ad avere iperacidità, vomito oppure nausea possono o evitarlo del tutto o evitare di assumerlo a stomaco vuoto. Now we will see how we can use garlic. First we need to peel it off and cut into small parts. Ora vedremo come utilizzare l'aglio. Prima di tutto bisogna pelarlo e tagliarlo in piccole parti. Then we need to dip those garlic pieces overnight. Successivamente bisogna mettere in ammollo i pezzi d'aglio per tutta la notte. We can utilize three types of liquids for dipping the garlic overnight. It can be half or 1/4 cup of water, half of 1/4 cup of milk, or half or 1/4 cup of buttermilk or diluted yogurt. Possiamo usare vari liquidi per mettere in ammollo l'aglio durante la notte. Il primo è mezza tazza di acqua, oppure possiamo utilizzare mezza tazza di latte o ancora mezza tazza di latticello o di yogurt diluito. Personally, I prefer either milk or diluted yogurt. Personalmente preferiamo utilizzare mezza tazza di latte o lo yogurt diluito. As both of these can take away the water soluble and fat soluble elements of the garlic. Questo è perché entrambi sono in grado di rimuovere parte delle componenti liposolubili e idrosolubili dell'aglio. In this way, when you are dipping the garlic overnight and in the morning you discard the liquid and you can enjoy the garlic. In questo modo, al mattino, dopo che l'avete tenuto in ammollo tutta la notte, bisogna scartare il liquido e poi semplicemente godervi l'aglio. And liquid dissolve the stronger oils and volatile oils from garlic. E questo perché appunto i liquidi in cui abbiamo messo in ammollo l'aglio vanno a sciogliere gli oli e gli oli essenziali presenti nell'aglio. In this way, you are transforming garlic to have softer properties that are really good for cardiovascular well-being. In questo modo riusciamo proprio a trasformare l'aglio in modo da conferirgli delle proprietà più leggere ma sempre positive per il benessere cardiovascolare. Now we will see how we can use garlic. Ora vedremo come utilizzare l'aglio. You can take 1-2 cloves of garlic in the morning. Si possono assumere 1 o 2 spicchi d'aglio al mattino.
and it is better to take it on empty stomach, or if you have sensitive stomach like experiencing hyperacidity, nausea and vomiting, you can take it immediately before or after breakfast. You have to consider your condition. Generalmente si può assumere a stomaco vuoto. Se appunto ci sono delle condizioni di sensibilità particolare a livello dello stomaco e quindi avete sperimentato iperacidità, nausea o vomito, si può assumere immediatamente prima o dopo la colazione. Bisogna sempre tenere presenti le vostre condizioni. And if you are taking garlic in this way, it is a very good home remedy for cardiovascular well-being. It is good for mild to moderate hypertension and for high cholesterol and triglyceride levels. Ecco appunto, l'assunzione dell'aglio in questo modo si rivela molto positivo per il benessere cardiovascolare, in particolar modo per quanto riguarda l'ipertensione lieve o moderata, alti livelli di colesterolo o trigliceridi. Definitely there are some precautions of using garlic as a home remedy. The first one is poor or compromised functioning of the kidneys. Ci sono alcuni casi in cui bisogna prestare delle precauzioni prima di utilizzare l'aglio come rimedio casalingo. Il primo è appunto la scarsa compromessa funzionalità dei reni. Whenever there is raised level of blood creatinine, you should avoid taking garlic as home remedy for cardiovascular well-being. Quindi quando abbiamo degli alti livelli ematici di creatinina bisogna evitare l'aglio come rimedio casalingo per il benessere cardiovascolare. Another one is severe hypertension or hypertension that is not controlled even using medical drugs. Un altro caso invece è l'ipertensione grave o un'ipertensione incontrollata che non risponde anche a farmaci forti. Many times hypertension is associated with secondary problems or secondary disorders, and during that time it can be uncontrolled or not responding to medical drugs. In generale l'ipertensione può essere correlata a essere un fattore secondario di altri problemi e in questi casi appunto non risponde ai farmaci più comuni. At that time you need proper medical diagnosis of it under medical supervision. Quindi innanzitutto in questo caso avete bisogno di una diagnosi medica mirata e anche di un percorso appunto medico specifico. And next one, it is true for all the home remedies. Do not overdo any home remedy, even if it is garlic. Un altro consiglio che è sempre molto importante è non esagerare con nessun rimedio casalingo, anche se si tratta dell'assunzione di aglio. I always say that home remedies are to be utilized with Ayurvedic herbs to enhance their benefits and to reduce or minimize their side effects. In generale quello che diciamo è che i rimedi casalinghi servono come affiancamento alle erbe ayurvediche per potenziare gli effetti o ridurne gli effetti collaterali. And if you are having some chronic disorders, so you always consider having proper Ayurvedic herbs under expert supervision. E se ci sono dei disturbi cronici, quello che vi consigliamo è di assumere delle erbe ayurvediche sempre sotto la supervisione di un esperto. Thanks for watching this video. I believe that this information about garlic is beneficial for persons who have some cardiovascular disorder. Grazie per aver guardato questo video. Riteniamo che le informazioni riguardanti l'aglio per il benessere cardiovascolare possano essere utili a chi magari soffre di disturbi legati a questo apparato. Adopt Ayurveda and yoga in your life. Have better health and greater happiness now and always. Thank you. Namaste. Quindi vi auguriamo una grande felicità e un'enorme salute. E adottate l'Ayurveda e lo yoga nella vostra vita. Grazie e Namaste.